questo pattern. Diciamo che lei è la signorina più vestita che ho colorato ultimamente, ma a me sinceramente non comporta problemi. A volte alcune persone, soprattutto donne, si sono lamentate con me per il mio lavoro, perché ovviamente dicono che si tende a oggettificare l'immagine della donna, che sto facendo un prodotto esclusivamente per uomini, e quindi sapete un po' tutti quei discorsi che si fanno a ricondurre al patriarcato, un po' le stesse critiche che vengono mosse a chi fa OnlyFans e tutte queste cose. A me sinceramente non importa granché, voglio dire, sono fumetti. Se a una persona piace vedere una protagonista un po' più svestita, o una scena un po' più hard, sinceramente non credo che cambi la vita a nessuno, non credo che questo li renda dei predatori in qualche modo, delle persone cattive necessariamente. Voglio dire, usufruiamo tutti di questo tipo di contenuti, più o meno tutti, e abbiamo quei 5 minuti di divertimento e finisce lì. Certo, va detto che la maggior parte delle persone che lavorano con me sono uomini. Raramente le donne si avvicinano a questo tipo di mercato, ma io non sento personalmente nessun tipo di disagio, anzi mi piace vedere quando poi c'è quell'entusiasmo, quella condivisione, e c'è sempre stato un grandissimo rispetto da parte di tutti i miei editori e i miei collaboratori, da parte mia, no, cioè non solo da parte mia, ma voglio dire da parte loro nei miei confronti, quindi mi piace, ecco. Anche le storie a volte sono un po' spinte, però non si tratta mai di storie di violenza, voglio dire. Al massimo ci possono essere delle scene appunto, ecco, così molto erotiche, ma come le possiamo tranquillamente vedere nelle serie TV, nei film, e non ci scandalizziamo per questo, no? Quindi non capisco perché farlo con i fumetti. So che molte persone hanno una visione dei fumetti un po' tipo quello che ci è stato detto ad esempio del Giappone, in cui esistono gli hikikomori, in cui i ragazzi si chiudono in casa giocando con videogiochi, cercando di avere delle relazioni con delle bambole di plastica, cioè c'è stato detto qualsiasi cosa, e quindi spesso viene riportata una realtà del genere relativa al mio lavoro, ma vi garantisco che la maggior parte di noi si fa una risata semplicemente su queste cose, e non siamo in quel tipo di situazioni lì, ecco. Ma oddio, ho cominciato a parlare così a raffica, non vi ho neanche chiesto voi come state, cosa fate e cosa ne pensate di questo tipo di prodotti. Ne usufruite? Siete contrari ad esempio ad OnlyFans? Siete contrari alla produzione di questa tipologia di narrativa, diciamo? Dal mio punto di vista appunto, ecco, non c'è niente di male, quindi mi farebbe piacere anche avere un contraddittorio, magari, nel senso, sentitevi liberi di esprimere la vostra opinione al riguardo, non c'è nessun tipo di giudizio da questo punto di vista. E lo dico perché ho notato che il mio canale viene seguito a pari merito sia da donne che da uomini, quindi si potrebbe creare anche una conversazione interessante. Ad esempio, una cosa che mi fa sorridere è che in questo momento io sto lavorando ad un progetto che è molto erotico ed è stato scritto da una donna, una ragazza, oltretutto una ragazza stupenda. E lei, quando si è approcciata a me, mi ha detto: senti, ma ti senti in difficoltà perché ci saranno delle scene molto esplicite? E lei si sentiva un pochino quasi in colpa, tra virgolette, come se stesse facendo qualcosa di sbagliato. E io poi le ho mostrato tutto il mio curriculum e le cose che ho disegnato e che mi sono già state chieste, e lì si è tranquillizzata tantissimo, e cioè, ci siamo fatti una risata su questo, chiaramente.
della storia, ma il soggetto è tutt'altro, non posso dirlo per questioni di privacy, però magari quando riusciremo a finirlo potrò condividere qualcosa con voi. Mi farebbe molto piacere perché le tavole sono veramente belle. Oltretutto in teoria a breve dovrei iniziare anche un progetto nuovo, quindi sono super emozionata e anche questa volta so che la protagonista è una donna. Quindi mi chiedo come gestiremo la cosa, se il pattern sarà sempre questo, un po' sul filo erotico, oppure se parliamo di qualcosa di totalmente diverso. Sapete quel tipo di emozione che c'è sempre prima di cominciare un progetto nuovo? Non so perché ho accostato il mio lavoro ad OnlyFans, quando in realtà ci sono delle dinamiche dietro totalmente diverse, quindi forse posso avervi creato un pochino di confusione. Il tipo di intrattenimento che io sto portando non coinvolge nessuna persona reale a livello fisico, quindi sicuramente per chi la vuole buttare un po' sulla moralità è tutto molto differente. Però in ogni caso io sono abbastanza tranquilla su entrambi i fronti, non mi piace l'idea del giudizio, soprattutto il giudicare qualcosa che non mi tocca personalmente, ecco. Non per menefreghismo, ma perché lasciar vivere è sempre un'ottima cosa, no? Voglio dire. In tutto questo, voi vedrete probabilmente questo video un giorno in ritardo, di solito faccio uscire i video il sabato sera, però ieri non ho proprio fatto in tempo, ovvero ho registrato tutto e poi, come sempre capita, mi sono resa conto che c'era qualcosa di strano nell'audio, nel microfono probabilmente, non so, avevo settato male qualcosa, di conseguenza 20 minuti di chiacchiere sono andate totalmente perse, erano irrecuperabili. Potete immaginare la frustrazione, anche perché nel fine settimana ci sono molti più rumori perché la gente tende a stare più tempo in casa, di conseguenza è normale che, ecco, si sentano persone che mettono lavatrici, macchine, clacson, molto più degli altri giorni durante la settimana. Però dai, ce la possiamo fare, mi dispiaceva troppo comunque non mantenere una continuità, proprio perché vedo che più andiamo avanti, più crescono le visualizzazioni, più la gente si abitua e io stessa sono una persona abitudinaria. Quando seguo qualcuno su YouTube, se quella persona dice che il martedì esce il suo video, io sono super emozionata, cioè il martedì voglio il video. Mi dispiace, scusate, sono un po' esigente e quindi mi rendo conto che non posso pretendere questo dagli altri e poi non fare la stessa cosa. E poi l'algoritmo di YouTube è super cattivissimo, perché se non avete questa costanza, se gli date delle abitudini ma poi non le seguite, lui non vi non sponsorizza, perché io non ho sponsorizzazioni, però non fa più girare per un bel po' di tempo i vostri contenuti, quindi mi sento un pochino, come dire, in soggezione, ecco. Che altro dire? Sicuramente sentirete la mia voce un po' più rilassata questa mattina, è domenica, mi sono presa il mio tempo, ho fatto tutte le mie cose, quindi di solito devo registrare i momenti in cui magari faccio pausa tra un lavoro e l'altro e oggi invece ho il giusto tempo. Ma chi è questo gatto in sottofondo? Ecco, oggi ho il giusto tempo, quindi sentite probabilmente un po' più di vitalità nella mia voce, lo spero tantissimo, perché io, cioè, ovviamente riesco a rilassarmi con le voci degli altri, ma non riesco a capire se la mia voce possa essere rilassante, perché chiaramente sentire me stessa per me non è rilassante per niente. Quindi mi affido ai vostri commenti. Se volete risollevare un pochino la mia autostima, sapete come fare, scrivetemelo qua sotto, se la mia voce vi urta il sistema nervoso, oppure se effettivamente sto facendo un lavoro buonino, non voglio dire super buono, ma buonino, ecco. Mi
usufruiscono di questo tipo di contenuti, e vediamo se vedo che vi piace di più la domenica, che siete un pochino più predisposti, avete più tempo e più voglia di passare del tempo con me. Magari possiamo far uscire i video la domenica anziché il sabato. È un'idea da tenere in considerazione. Comunque, detto questo, come sapete, a me non piace tenervi a chiacchierare, insomma, per tutto il tempo, perché se siete come me, ascoltate magari i primi 10 minuti, poi vi addormentate e dopo un po' la voce diventa fastidiosa, preferite qualcosa di un pochino più rilassante. E io apprezzo parecchio quei video in cui magari si parla molto all'inizio e poi rimangono soltanto i rumori, proprio perché crollo di sonno a un certo punto. Fatemi sapere se voi preferite questa tipologia di approccio, oppure se volete proprio 17 minuti di chiacchiere incessanti in cui vi stresso l'anima. Non credo, però sentitevi liberi di dare qualsiasi tipo di suggerimento. Lo dico sempre che è importante per crescere, ed è vero, non è una cosa detta tanto per, anche perché per me questa è una cosa, è un'attività fatta esclusivamente per piacere, quindi è importante sapere come viene percepito quello che faccio dall'altra parte. Detto questo, io ora vi lascerò con qualche suono di accompagnamento più dolce che possa appunto farvi addormentare magari o farvi rilassare in maniera più tranquilla. Spero in ogni caso che vedrete la fine del video, giusto per farmi sapere magari se vi è piaciuta l'illustrazione o meno. In ogni caso la pubblicherò lo stesso in community se non volete arrivare alla fine, ok? Io ora Io ora vi lascio e vi mando un fortissimo abbraccio, un bacio, e vi auguro una buona notte se state per andare a dormire o se dormite già. Grazie ancora per la compagnia, e se vi va mettete un like, commentate o iscrivetevi a vostra discrezione, insomma. Grazie ancora di cuore.